Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi vuole essere un aiuto per chi non riesce a capire bene le motivazioni del comportamento di un'altra persona. Si parla di relazioni in generale, quindi può essere sia una relazione romantica, una relazione di amicizia, magari anche una relazione lavorativa. Vediamo che cosa viene fuori. Abbiamo due scelte. La prima scelta diciamo che è la carta della coppia, perché ci sono due persone, ed è a sfondo grigio, definiamo grigio. E questa invece è la scelta numero 2 dove c'è questo personaggio a cavallo con lo sfondo rosa. Bene, scelta 1, scelta 2, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti agli amici della carta grigia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Ragazzi, vi ricordo che le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, vi consiglio di ascoltare l'altra lettura e nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia email sotto nella descrizione del video, trovate la mia mail qui e la vedete anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere le energie. Allora, partiamo da un 3 di bastoni. La carta del sole, un 3 di coppe, un 9 di spade, la carta della stella e un fante di coppe. Interessante ragazzi. Allora, qui ho la sensazione che sia una relazione, diciamo di amicizia, ma è come se qualcuno volesse qualcosa di più da questa amicizia. Allora, suppongo che siate voi a essere quelli che volete qualche cosa di più. Abbiamo un 3 di bastoni, qui è proprio la volontà di andare oltre, di fare il passo in più. Però è vero che c'è anche il sole. Quindi il sole è proprio la carta che ci parla degli amici, di quel sentimento puro e genuino, di quel legame forte, perché comunque devo dire che quando c'è il sole il legame c'è, però è un legame appunto pulito, puro, genuino. Andiamo a vedere carta per carta, così vi dico già anche i dettagli. Allora, partiamo da questo 3 di bastoni. Ecco, abbiamo un 2 di coppe, scusate se sorrido, non so se... Vabbè, voi non mi vedete, però immagino che si senta dall'inflessione della voce comunque. Abbiamo un 2 di coppe, un 5 di coppe e un 6 di spade. Come vi dicevo, qui c'è la voglia di andare oltre, c'è la voglia di un incontro un po' più definito. È come se ci fosse la volontà di uscire, di allontanarsi da un certo tipo di dinamica, da un certo tipo di stato, da una sensazione, mi viene da dire, anche di carenza un pochettino, no? Come se vi mancasse sempre qualche cosa. Scusate, questo lo sposto un po' più in su. C'è la voglia di diventare intimi con questa persona, come questa sensazione. Più intimi di quello che non siete adesso. Nel senso che qui quando c'è un duo di coppe si parla sì di incontro, ma si parla anche di fidanzamento, si parla proprio di qualche cosa che ha la possibilità di, come vi posso dire, di crescere, di migliorare, di essere approfondito, ecco. Andiamo a vedere il sole.
Abbiamo la regina di bastoni e un cavaliere di spade. Interessante, perché qui ho come la sensazione che questa persona si dimostri effettivamente come un amico, un'amica, perlomeno ho come la sensazione che il sentimento ci sia, l'energia, lo scambio energetico ci sia, si sia creato qualche cosa, qualche tipo di legame, però ho anche come la sensazione che sia più quello che viene vissuto con le parole che non quello con i fatti, cioè è più quello che viene raccontato il legame piuttosto che vissuto in sé, è come se si parlasse ore al telefono di quanto è bella questa relazione, però alla fine poi non si fa mai niente insieme, non la si vive. Andiamo a vedere il tre di coppe. 9 di spade, ragazzi, è uscito anche qui, eh. E la torre. Dunque, ho come l'idea che questa persona non faccia molto o comunque non sia così concreto o concreta come voi vorreste, perché ho come la sensazione che abbia ancora delle situazioni in ballo che deve rompere. C'è ancora qualche cosa inerente al passato che comunque lo o la preoccupa. Potrebbero essere delle vecchie amicizie, delle vecchie storielle. Per qualcun altro questo 3 di coppe, se non fa riferimento per esempio a una terza persona, fa riferimento a quello che sono i sollazzi, a quello che sono i divertimenti, i festeggiamenti. È come se ci fosse il bisogno di staccarsi da qualche piacere, da qualche questione egoica, mi viene anche da dire, perché comunque c'è la torre. Mm. Andiamo a vedere il 9 di spade. Cosa ho visto? Cavaliere di coppe. 5 di pentacoli, cavaliere di coppe. Ragazzi, io ho come la sensazione che questa persona abbia una serie di problemi legati al passato, ma più che altro legati al proprio ego. E vi dirò che ho come la sensazione che questa persona si aspetti che siate voi a muovervi. Ho come l'idea che abbia la necessità di essere salvata. Può anche essere per qualcuno che si tratti di un cambiare casa, o vi dirò, può essere che questa persona sia appunto, è come se avesse bisogno di essere salvata, cioè è stata talmente ferita nel passato, ha ricevuto talmente tante delusioni, è talmente tanto in uno stato di carenza, o perlomeno crede di essere in uno stato di carenza tale che è come se avesse bisogno di conoscere qualcuno che, diciamo, l'aiutasse a guarire, a uscire da questa situazione di tristezza. Per quello che dico è come se avesse bisogno di essere salvato, perché è una persona che non sta facendo il lavoro da sola, è come se avesse bisogno di essere guidata in un certo senso, di essere accompagnata. Andiamo a vedere la stella. Quante carte. 6 di bastoni, asso di denari, 4 di coppe e 9 di pentacoli.
Mm. Ehm, Questa è la luna, ragazzi, non è la stella. All'inizio ho detto che era la stella, forse. Perché, ragazzi, ho come la sensazione che questa persona abbia un sogno. Qui in un certo senso lo rivedo, perché c'è anche qui in questo mazzo c'è il riferimento alla luna per quello che riguarda il 3 di bastoni. Però ho come l'idea che questa persona abbia certe visioni egoiche inerenti al successo, inerenti a quello che è la fama, la notorietà, o è come se ci fosse qualche tipo di credenza legato al avere successo. Tipo, vi faccio un esempio, chi magari si separa pensa di essere un fallito, ok? Non capisce che magari questa separazione, questa convivenza o matrimonio che sia, che è durato per un tot di tempo, poteva essere una sorta di esercizio piuttosto che una sorta di esperienza che porta alla saggezza per migliorare sempre di più. Cioè, come per dire, è come se quando c'è l'ego ci si identifica con il risultato. Se il risultato è brutto, io sono cattivo, io non valgo niente. Però in realtà non siamo solo quel risultato, c'è tanta altra roba dietro. Ho come l'idea che questa persona voglia andare avanti, voglia qualche cosa. Ehm, è come la sento una persona che non rinuncia tanto facilmente a quello che gli si prospetta davanti. Ho anche come la sensazione che dietro questo comportamento ci sia il fatto che abbia paura di perdere l'indipendenza. Sapete, ci sono quelle persone che quando stanno in coppia diventano un tutt'uno con la coppia, perdono la propria individualità. Questa è una delle paure che ha questa persona. Andiamo a vedere il fante di coppe. Wow. 3 di bastoni nuovamente e 5 di spade. Guardate ragazzi, quello che vi posso dire è che questa persona sta facendo comunque un certo tipo di lotta interna, di percorso, diciamo. Il motivo del suo comportamento, del fatto che magari sia più amico che relazione romantica, insomma, può essere dovuto al fatto che, appunto, da un lato è come se sentisse l'esigenza di essere salvato o salvata, ma dall'altro come se non volesse perdere la propria individualità. Quindi è come se ci fosse la volontà di costruire effettivamente qualcosa, però dall'altra parte c'è la paura di giocare, di mettersi in questo qualche cosa. Di conseguenza è come se fosse un movimento energetico pieno di proposte, ma poco concreto. Ripeto, sono tante parole, ma poca concretezza, diciamo così. Ma è perché c'è qualche cosa da elaborare in questa persona. Vi dico, ha parecchia confusione mentale, ma è dovuta a questi due nove di spade. Ci sono parecchie cose che preoccupano questa persona, come dei pensieri, come delle paure. Vi dico, alla carta della luna potrebbero anche essere delle proiezioni, ok? Va bene, andiamo a vedere una carta da questi oracoli e poi una carta delle fatine. Comunque ragazzi vi dico che tra il 5 di pentacoli e il 5 di spade ci potrebbe essere parecchia confusione mentale, parecchia energie di bassa vibrazione, come disperazione, come tristezza, vittimismo, qualcuno che dice non so come uscire da qui, avrei proprio bisogno di, speriamo che nel futuro. È una persona statica che si lamenta ma non fa niente per cambiare la situazione. Ecco perché è come se aspettasse di essere salvata.
Allora, questa carta vi dice che cioè, parla di amicizia. Eh, Conversate con questa persona in modo amichevole, cercate di capirla, cercate di aiutarla a rialzarsi da sola, in modo che non si creino dipendenze all'interno della relazione. Ognuno si salva da solo, ok? Io ho salvato me così, te lo faccio vedere, ti spiego come ho fatto, poi sta a te farlo. E viceversa, ci si può aiutare, però non è giusto che uno tolga le castagne dal fuoco all'altro, ok? Perché si crea una sorta di dipendenza. Ok, andiamo a vedere le fatine. Essenza, e la sento molto collegata con la carta del sole. È proprio il fate brillare la vostra essenza, fate brillare il vostro cuore, la vostra generosità, il vostro calore anche, mi viene da dire. Bene, amici della prima scelta, spero che la lettura vi sia stata utile, perlomeno per avere degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone della scelta numero 2, anche per voi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, vi consiglio di ascoltare l'altra lettura. Per contattarmi invece trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, ok, abbiamo una regina di spade, un asso di pentacoli, cavaliere di spade, fante di spade, sette di spade, fante di coppe, sette di pentacoli e 10 di bastoni. Ragazzi, avete tante spade, vi devo dire. Spade sono i pensieri, ehm, sì, la mente, quello che si dice, la sofferenza. Allora, partiamo da questa regina di spade. Sento un certo tipo di freddezza all'interno della situazione, se ve la devo dire tutta. La regina di spade è anche una di quelle carte che taglia quello che non serve. Ho come l'idea che sia una situazione con tante regole, con tanta mente. Vi dirò che potrebbe anche essere una forma di intesa, nel senso che in questa relazione vi intendete molto a livello mentale. Abbiamo poi un asso di pentacoli e un cavaliere di spade. Qui sento una forte volontà di andare avanti, per certi versi di mettere radici, di iniziare qualcosa di nuovo, per certi altri di raggiungere direttamente l'obiettivo. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, così riesco già a darvi informazioni più dettagliate. Andiamo a vedere la regina. Ok, ok, ok. Allora, qui abbiamo un asso di bastoni, questo lo sposto un po'. Diavolo e 4 di coppe. Allora, qui la situazione, ragazzi, devo dirvi che è prettamente fisica, perché ho una sorta di freddezza che mi viene data dalla regina di spade,
e passione, lussuria che mi viene data da queste due carte. Ho come la sensazione che qui ci sia un bel coinvolgimento mentale e fisico, ma effettivamente qui, ragazzi, mancano le coppe, manca un po' di emozione, un po' di sentimento. Ho come l'idea che potrebbe essere una relazione se fosse ehm, tra uomo e donna, cioè nel senso se fosse una coppia romantica, diciamo, potrebbe essere una cosa basata soprattutto sul piano erotico, mentre se fosse una questione tra amici o lavorativo, diciamo che non c'è un sentimento di condivisione, ma è solo proprio il fare qualche cosa insieme, che potrebbe anche essere qualche cosa di illecito con la carta del diavolo, qualche cosa di tossico, qualche hobby, vi parlo, sì, è qualche condizionamento, è come iniziare a fare qualche cosa che è tossico, che è dannoso, diciamo così, con la carta del diavolo, e l'iniziare perché avete un asso di bastoni che è l'azione proprio. Andiamo a vedere questo asso di pentacoli. 4 di spade, imperatore, 2 di coppe. Allora, la sensazione è che questa persona in realtà voglia iniziare qualche cosa che possa mettere radici con voi. È come se, sì, è come se in realtà, guardate, c'è un 4 di spade al contrario, può essere che stia uscendo da una fase burrascosa, da un momento di guarigione, ho come l'idea che sia una persona che perlomeno vi faccia credere di volere una cosa stabile. O è quello che crede la persona perlomeno. Vi dico crede perché? Perché poi abbiamo un cavaliere di spade. Cavaliere di spade è una di quelle persone che va veloce, prende quello che vuole, senza farsi troppi scrupoli e poi va per una nuova terra da conquistare. Però qui ho come la sensazione che l'impressione che vi dia è di volere una cosa stabile, duratura, un impegno reale. Però andiamo a vedere questo cavaliere di spade perché sembra quasi che ci sia discrepanza tra quello che dice e quello che fa. Abbiamo l'imperatrice e un 2 di pentacoli. Sì, ragazzi, qui ho come la sensazione che allora potrebbe esserci qualche cosa legato a una madre, quindi una specie di andirivieni tra magari la famiglia di origine e voi, tra la famiglia pregressa, se per esempio è una persona separata, perché potrebbero anche esserci dei figli qui in mezzo. Vi dico, quando c'è un cavaliere di spade c'è sempre un andamento un po' intermittente di qualcuno che va e che viene, e qui effettivamente abbiamo un 2 di pentacoli che con questo simbolo che rappresenta l'infinito parla dei cicli che continuano a ripetersi, quindi ho come la sensazione che sia un ciclo che si ripete per questa persona, o meglio, che continua a riperpetuare, e potrebbe essere appunto o con una madre, o la sua, o con la madre dei suoi figli in questo caso. Poi se non è così, può esserci un'altra donna. Però non so, ho più la sensazione che sia una madre. Va bene, andiamo a vedere questo fante di spade. Anzi, le metto di qua. 8 di pentacoli e 9 di spade. Allora, ho come l'idea che questa persona voglia tenervi sott'occhio, ok? Guardate ragazzi, tenete presente che col 9 di spade
avete tre figure di spade, manca solo più il re e poi avete fatto un plane, e soprattutto con la carta del diavolo, il sette di spade. Fate attenzione perché ho come la sensazione che la persona vi voglia semplicemente controllare, potrebbe anche essere una persona super gelosa, vi dirò. Però quando c'è il diavolo è sempre una questione di tentazioni, di schiavitù volontaria, come se vi volesse tenere lì, come se l'energia fosse di qualcuno che vi trattiene lì con il sesso, magari una persona fredda, magari una persona che scappa, però è come se l'attrazione chimica fosse quella che vi tiene uniti. Chimica, nel caso appunto fosse romantico, se fosse una questione di amicizia, è un hobby, una passione, è un qualche cosa che avete fatto insieme. Può essere anche un progetto, un'iniziativa. Andiamo a vedere il sette di spade. Morte e cavaliere di spade nuovamente. Ragazzi, guardate, questa persona ha questo tipo di atteggiamento. Sette di spade, cavaliere di spade. È una persona che tende a essere fredda, come vi dicevo. È una persona che tende a scappare, non dà giustificazioni per quello che fa, non ritiene di doverlo fare, anzi, vi dirò che con questo sette di spade non mi sembra neanche poi tutta questa grande onestà, sinceramente, anzi, mi sembra una persona che guardi molto ai fatti suoi. Scusate. Ho la sensazione che è come se volesse essere più sicura in un certo senso. Sapete, ci sono quelle persone che non si posano su nessun fiore perché pensano sempre che ci sia qualche cosa di meglio e quindi continuano a posarsi di fiore in fiore cercando quello che secondo loro è il meglio. Però andiamo a vedere anche queste carte qui in fondo. Ancora qualcuno. Abbiamo un fante di pentacoli, la luna. Mm. Ragazzi, qui fate attenzione, ecco perché c'è il sette di spade. Fate attenzione perché questa persona ve la sta un po' raccontando, ovvero il fante di coppe sono le promesse fatte alla leggera, sono quelle promesse che vengono fatte presi dall'euforia del momento, ma poi cascano anche in fretta, cioè il giorno dopo non ci si ricorda già più. Quindi sono promesse veloci, fatte con leggerezza, sono promesse del guarda che siamo all'inizio della relazione, magari poi un giorno sarà così, aspetta in un futuro, quando avrò terminato questo percorso di guarigione, questo momento di isolamento, quello che è, vedrai che andrà tutto meglio. È come se ci fossero delle sorte di proiezioni. Datemi ancora qualche carta. Fante di spade nuovamente, ce l'avete già qui. Sì, sì, ragazzi, è una persona che vi vuole tenere a disposizione, mi viene da dire. Anche qui c'era come apparentemente un'intenzione di iniziare qualche cosa di più serio, però poi qui abbiamo un sette di spade, cioè c'è questo atteggiamento di andi e rivieni, di mordi e fuggi che non cessa. Nonostante quello che magari vi dica, nonostante magari l'intesa chimica piuttosto che mentale, però c'è questo tipo di atteggiamento, è come se venisse a fare capolino ogni tanto per vedere a che punto siete, per vedere se siete ancora lì.
E qui sento che è un po' come se vi illudesse nell'attesa, è un po' come se ve la raccontasse tra un momento di incontro e l'altro e vi dicesse: devo solo più concludere quella cosa lì, devo togliermi dalla testa quella persona lì, ho bisogno di essere tranquillo, tranquilla in quell'aspetto della vita, poi potremmo essere felici piuttosto che. Sono messaggi piuttosto specifici, quindi non so se effettivamente risuoneranno con molti, però fatemelo comunque sapere nei commenti. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi andiamo a vedere una carta delle fatine. Mhm. Qui parla di guardare, di osservare, parla di qualcuno che fa stalking, ve lo metto scritto qui così potete andare a cercarlo su internet se non sapete che cos'è. Qualcuno che, qualcuno che diventa un persecutore e qui avete due volte il... Guardate, in questo mazzo mi piace molto perché rende proprio bene l'idea, è qualcuno che guarda da lontano col binocolo, ok? Quindi è qualcuno che vi sta controllando, ragazzi, o che perlomeno ci prova. Gaslighting, questa è una delle fasi dell'abuso narcisista, cercate anche questo, il gaslighting è fare luce di gas, avete un 5 di spade, no, avete 7 di spade, quindi ancora peggio. È qualcuno che cerca di confondervi la mente, di confondervi i ricordi. È qualcuno che nega che sia successo qualche cosa e dice che siete voi che vi ricordate male. Questo è fare luce di gas, gaslighting. È come confondere i ricordi. Percezione, quindi cambiare la percezione. È come se vi dicessero ehm, guardate attraverso delle lenti filtrate, ok? Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Filtrate quello che dice da quello che fa. Se una persona è coerente, fa e dice la stessa cosa, è in linea. Purezza. Guardate, questa carta mi... ho come l'idea che vi dicano di attingere alla purezza del vostro cuore. Lasciate stare la mente, che è quella che si fa condizionare con questo diavolo. Affidatevi al cuore, perché ce l'avete puro, ce l'avete pulito, siete in grado di percepire le emozioni che prova l'altra persona. Quindi siete in grado di percepire se l'altra persona è in allineamento con voi oppure no. Se è la persona che fa per voi oppure no, se è solo una persona che cerca di darvi un'illusione per tenervi lì a disposizione oppure se è una persona che realmente vuole un'unione. Mm? Amici della seconda scelta, spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione, vi abbia dato qualche spunto di riflessione perlomeno. Fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere potete iscrivervi, condividere, mettere like o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!